Mentre questo semplicemente hai step down e poi entri nella linea di slopestyle. Ma c'è vento, io non li E buongiornissimo, sempre qui al Mottolino con la maglietta Vision. Se non l'avete ancora comprata andate a prenderla a rent, 2 decimi più veloce con questa. Io vi ho avvisato, poi non lamentatevi se con questa 2 decimi più veloce. Oggi ospite super speciale. Buongiorno. Buongiorno. Nei momenti peggiori. Sì, no, vabbè, ma cerco di mettere le schede nelle camere. Buondì. Perché anche Andrea Giuliani mette le schede nelle camere. Che cosa stiamo facendo qui? 3 giorni da turisti. Turisti! 2 motivi. Uno, perché mi sono reso conto che nessuno parla mai di quanto possa anche essere semplice e divertente il downhill sulle piste più facili. Vediamo sempre i salti mega giganti, le piste velocissime. Oggi vi facciamo vedere anche le piste più semplici, andare tranquilli, come scoprire insomma l'esperienza del downhill partendo dalla base, quindi incluso il noleggio, incluso tutta quella parte lì che non si vede mai. Poi andremo a fare un tour in e-bike, quindi mi vedrete anche fuori dalla mia comfort zone perché nel downhill ci siamo, e-bike già un po' meno, ma colpo di scena, terzo giorno, strada. E qui c'è. Non sei mai andato su strada? Io vado su strada ma non l'ho mai fatto vedere. Okay. Perché avendo anche Ti un tot di orgoglio, ho preferito evitare di mostrare la gamba. Ma lo farò, attenzione. Dobbiamo solo capire se strada o gravel. Su strada metti che un qualcosina ne capisco, gravel è la prima volta che metto il culo su una bici da gravel, quindi rimanete collegati cari amici perché sarà un'esperienza incredibile. Intanto niente, andiamo a rent a noleggiare, poi ci vediamo tra un po'. Attenzione. Sfida time attack con quella. Quella è grande come un gradone della DH. Allora, una cosa che non vi ho mai spiegato, non vi ho mai raccontato, è come funziona il noleggio qui al Mottolino. Ed è estremamente semplice, estremamente comodo per chi ne vuole usufruire. Primo step, si prenota online, comodità assurda raga, perché prenotate online con il link che vi lascio qui sotto in descrizione e quando venite in sede avete già tutto pronto praticamente. Venite solo a ritirare la bici e se volete prenotate anche l'istruttore, il maestro. Però praticamente arrivate qui, vi prendete la vostra bici e andate subito a girare. Trovate tutto qui all'interno, biglietteria, rent, protezioni, istruttori, tutto qui, tutto comodissimo. Vi faccio vedere che tipi di bici abbiamo e come funziona. E-bike, mountain bike, enduro, DH, city bike, tutto a noleggio, tutte bici veramente top. Super DH, bici di varie categorie per ogni tipologia, quindi se siete dei beginner è la prima volta, non serve magari che prendete la bici montata top di gamma, ma potete prendere una bici entry level giusto per iniziare ad abituarvi all'esperienza, a come lavora la bici, a come funziona e poi pian pianino fate degli upgrade, quindi provate la bici media, la bici da esperto. Questa cosa è fighissima, è estremamente comoda e rende l'esperienza molto più divertente, anche rende più facile imparare perché si parte da una bici anche magari più semplice da guidare. Allora caldi, siamo caldi. Caldissimi. Anche se fa un freddo, andiamo a fare la nostra pista blu della giornata e vi faccio vedere quanto è bello andare anche piano sulle piste semplici, vero? Adesso devi sminuirci così tanto. Rifacciamo, vi farò vedere quanto è bello andare mediamente normale sulle piste mediamente normali. Ci siamo adesso. Abbiamo appena fatto un pezzo ma io non avevo acceso la telecamera. Professionismo. Beh, siccome stiamo facendo le blu, facciamo una blu ancora. Allora, vantaggi delle piste blu: pochissimo scassato, piste super scorrevoli, con appoggi alti. È proprio bella per iniziare. Saltini piccoli che si possono non saltare, un po' di goppe. Diciamo nel complessivo tutto quello che serve per iniziare a prendere un po' di dimestichezza con la bici. Siccome è la nostra prima discesa e siamo dei beginner, non faremo i salti, andiamo diretti lì dietro sulla linea blu che ha delle piccolissime insidie ma che sono belle per imparare. Appoggi più bassi e curve un pochino più strette. No, si inizia a dover guidare un pochino di più la bici, però a questo punto abbiamo già fatto un pezzo, quindi dovremmo aver preso un po' di dimestichezza con il mezzo. Noi dopodomani, ma molto più forti. Bene, prosegue l'avventura sulle piste blu. Qui al posto di andare ai condomini andiamo a destra, dove il guidato aumenta ancora, con delle sponde però un po' più alte.
inizia adesso la parte dove si inizia a capire anche il tecnico, perché si entra nel bosco dove ci sono un po' più di radici, un pochino più di scassato. Comunque, essendo una blu, resta sempre una pista molto sicura, però iniziamo a guidare. Allora, adesso abbiamo un pezzo dove, se volete togliervi lo sfizio della velocità pura, qui lo si può fare in sicurezza, direi, perché c'è un tirone dritto, senza scassato, senza curve, senza buche, con un piccolo wall ride. Vi propongo una sfida. Vai. Da qui fino a quando non si incrocia con l'altra pista, mani chiuse, Mani, ten finger. zero freno. Guarda che di solito le sfide sono finite malissimo. Ed è proprio questo il bello. No, è per far capire quanto è sicura la pista, talmente tanto che la si può fare a mani chiuse senza frenare. C'è un punto dove dovete tagliare, ma lo capite da soli. Parto già da qua per avere quel mezzo chilometro orario in più. Perché se non tagliate C'è un albero. Ok, attenzione, mani chiuse, potete testimoniare tutti. Qui magari non prendiamo troppa velocità perché altrimenti decolliamo. Io una pedalatina gliela do, tagliate! Ah! te l'hai fatto ten fingers? No, allora la sinistra che si ricongiunge con l'altra non me la sono proprio sentita. No, ma se sei bravo la fai, Lo puoi fare, cioè si fa, però devi proprio essere quella giornata che non ti interessa farti male. Non ti interessa vivere. Torniamo nella blu, non abbiate paura di sporcarvi, sporcarsi con il fango è bello, rende tutto più divertente. Un leggero scassato che però anche qui lo si può tranquillamente fare piano. Ecco, qui io mi incastro sempre. E vedi, adesso va. Adesso lampeggia. Allora, la blu l'abbiamo fatta, ce ne sono altre, ma adesso facciamo l'upgrade. Però permettetemi di dire che la blu è una pista che può fare chiunque, è una pista per tutti. Assolutamente. È una pista, adesso vabbè, non dico tutti con la city bike, però con l'attrezzatura giusta questa è una pista che chiunque può approcciare e divertirsi. Bene, si va per la rossa. Andiamo. Upgrade. Siamo sulla EAS 23, ma questa pista dovreste già conoscerla perché ci abbiamo fatto il time attack. Se non l'avete visto, link qui in alto a destra, però oggi la facciamo piano piano. La cosa figa di questa pista è che ha delle sponde molto alte, poco scassato, e tutti i salti che ci sono si possono evitare o semplicemente copiare. Allora, davanti a noi abbiamo tre alternative. Una rossa, una pista su cui hanno fatto i mondiali del 2005 e una delle piste più tecniche di tutta la montagna. La famosa Sitch bassa. La famosa Sitch bassa. Ok, opteremo per la rossa allora. Mi avete convinto. Anche questa dovreste già conoscerla, ma praticamente oggi abbiamo fatto le cose con la testa e abbiamo fatto una pausa. Nel video del time attack non c'era tempo per fare pausa, bisognava battere i record. E adesso è giunto il momento. Fai il grosso o il piccolo? No, Vado a filmarti da giù. Fatta la blu, fatta la rossa, che colore resta? andiamo a farla nera, cosa devo dire? Eccoli. Dopo pranzo, tac. Tac, con la Sarebbe stato bello fare una rossa di riscaldamento. Vero anche quello. Non possiamo fare quella steep? Facciamo quella steep. Eccola là, lo sapevo già. È ripida. 29,9%. Sì, di media. C'è scritto steep. Sì. No, no. La facciamo piano. Ma davvero? Sì, sì. Però è steep tanto. Cioè, non c'è neanche l'acqua sotto. Se cadi non ti bagni neanche. Wow! Io te l'ho anche detto.
Adesso entriamo nel ripido. Vi avviso. Preferisco il natural ai salti. Perfetto. Arriva un po', diciamo, inaspettato. Mettiamola così. Nel senso che non vedi più e vai giù. Esattamente. Facciamo una facile per scaldarci Oggi con la facciamo pizza. vedere che il park di Livigno è fatto per tutti. Se andiamo giù noi, No, però è molto godibile come tratto. Beh, è godibile se sai dov'è. Grazie. Niente. Ecco, vedi, praticamente è adesso. Ma perché oggi devo sempre andare io? Non ho capito. C'hai presente come vuoi? Io entro lì, cerco di sopravvivere se non entro nell'albero. C'è quel buco qua, atterro sulla radice bagnata, se non mi scarta in quelle pietre lì, tento di sopravvivere e entrare là in fondo. Il piano è questo, giusto? Così o così tra l'altro. Stavo guardando, volevo controllare. Vecchio, la lì. linea che vuoi fare è impossibile. Certo che è fattibile, È una entro. cazzata devastante. Questa cosa è ampiamente degenerata. Da uno che guardava la linea sono in 7. Vedo tante facce dubbiose e altre che si stanno aggiungendo. No, ho deciso che non la faccio questa. Però se ci avessi creduto poteva entrare quasi in posteriore. Dici? Vai. No, ma perché? Sono tutti contro di me. Perché hai messo un pino nella ruota. Sono tutti contro di me. Vuoi farla? Nella mia testa la voglio fare. Il problema Lì piano. Lì piano. È dentro la mia bici. Yeah. prenditi il tuo tempo, ci ho messo solo mezz'oretta. Aledio uomo. Oh. Vabbè, una cagata, dai. Beh, Adesso qui c'è la stessa cosa ma in versione breve e più semplice. non ho capito come faccio a ripartire. Chiuso, 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 chiuso! 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 È arrivato quel momento. Bene signori, abbiamo fatto vedere che le blu le possono fare tutti, che le rosse le possono fare tutti, che le nere le possono fare proprio tutti. No, ecco, che le nere sono un po' meno approcciabili. Chissà come ci si comporterà su una pista del mondiale del 2005. Andiamo! Ma raccontamelo un po', aspetta, non avere queste frette. Raccontamelo un po'. Sì, non ci sono drop. Hai presente quando guardi quei film in cui si vede il Grand Canyon da lontano, Ok, che non capisci la dimensione? ok, Più o meno è quello. andiamo, perfetto. Ti dico, la mia più grande paura quando faccio la DH è di non picchiare i piedi ai bordi. Incoraggiate questa cosa. Bene, andiamo! Buon divertimento! Dobbiamo andare di là. Cazzo, mi è piaciuto un botto. È bella Ma questa. vedi che ti dai fiducia poi con Sì, quelle cose qua. ma qui devi proprio solo fidarti della bici. Qui sotto c'è una cosa che sembra uno step down ma va copiato. Lo vedi perché arrivi, ti sembra un drop ma non è un drop. Basta farlo piano. Poi i drop grossi sono sotto ma sembra Manuel Simeon con la giacca aperta. Questo non è un drop. Qui non droppiamo.
Ciao Becco! Ciao! Il pedale! Salute. Vedete ragazzi, questi video sono veramente molto scriptati e molto programmati, mi hanno detto.